Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Oggi venerdì ci avviciniamo a Parma-Napoli, penultima giornata di campionato. Andiamo a vedere le ultime da Castelvolturno, la probabile formazione e come se la stanno vivendo i nostri azzurri insieme ad Antonio Conte, passando poi per le ultime ore abbastanza polemiche per quanto riguarda la situazione guida assistente VAR nella partita che vedrà impegnata l'Inter in campionato, senza tralasciare poi una federazione che non è mai esistita per quanto riguarda il calendario, il prossimo turno, gli orari, l'eventuale spareggio, non si sa praticamente niente, ma noi sapevamo di non averla una federazione, quindi non c'è niente di nuovo. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, mi raccomando, se volete, attivando la campanellina delle notifiche, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace il video, un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo a mettersi in moto. Partiamo dalla situazione calendario, spareggio, quando e come. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, a lunedì il Consiglio di Lega deciderà le date dell'ultimo turno. Se lo scudetto non venisse assegnato domenica, l'unica possibilità per evitare l'eventuale spareggio a ridosso della finale di Champions del 31 maggio sarà anticipare le gare della 38esima giornata che coinvolgono Napoli e Inter a giovedì 22, così da mantenere uno slot libero il 25. Lo spareggio si dovrebbe giocare a San Siro, ma per ragioni di ordine pubblico sarebbe stato allertato l'Olimpico. Se il Cagliari all'ultima non fosse salvo, andrebbe al 22 anche il blocco salvezza. Il Napoli non vuole l'anticipo, l'Inter ovviamente sì. È già polemica. Allora, detto questo, io ogni volta che leggo, sì, per ragioni di ordine pubblico, mi viene da ridere. Mi viene da ridere perché le cose, più le organizzi in tempo, più sei sul pezzo e più trovi la soluzione, diciamo, un tantino di tempo prima che devono accadere, e meno sono i rischi che poi si può capitolare a livello di ordine pubblico. Ma questo non vale solo per il calcio, vale per concerti, manifestazioni, per qualsiasi cosa. Ma visto che la Federazione Italiana Gioco Calcio non esiste e non è mai esistita ultimamente, secondo me possiamo anche dire di non averla una federazione che possa rappresentare e quant'altro, e allora possiamo solamente farci una grandissima risata se è per ragioni di ordine pubblico. Poi c'è anche da dire che siamo l'unico campionato in Europa, almeno per quelli che contano, che non riescono ad organizzare il calendario le ultime 2 giornate, quando negli altri campionati si gioca in contemporanea tutte le partite. Non è il blocco salvezza, il blocco Champions domani, l'Inter e il Napoli li facciamo giocare in contemporanea un altro giorno, non esiste. Domenica sera, tutti domenica sera, domenica alle 15, tutti domenica alle 15, le ultime due almeno. Cioè, ma io non capisco, almeno io quando tempo fa stavo leggendo, diciamo per informarmi, se c'era la contemporaneità nelle ultime giornate di campionato, trovai un articolo che diceva ci sarà comunque, le ultime 2 giornate saranno in contemporanea. Ad oggi invece lo sappiamo lunedì quando e come si giocherà, perché poi dobbiamo vedere se addirittura, grattiamoci tutti quanti perché hanno detto pure, se addirittura il Napoli dovesse vincere poi lo scudetto nella prossima giornata contro il Parma, ovviamente cade tutto e si può fare ciò che si vuole. Ma quello che dico io è tutto in base a questa finale di Champions, o meglio, la finale di Champions dell'Inter gioca un ruolo importante in tutta la situazione, ma l'Inter non ha giocato ieri con il Barcellona, non ha giocato ieri sera, quindi l'hai saputo stamattina che l'Inter comunque è andata in finale e deve giocare il 31 maggio, ma sono cose alle quali almeno io ci sono assolutamente abituato e non mi aspettavo sicuramente competenza da questo punto di vista. Vedremo, noi dobbiamo solamente restare sul pezzo e portare punti a casa nella partita, diciamo, contro il Parma, perché poi il destino è sempre nelle nostre mani, al di là delle polemiche che andremo un attimo, diciamo, ad analizzare, e questa situazione calendari. Le polemiche per quanto riguarda Guida, che ovviamente è su tutti i giornali, no? Perché Guida uscì con quella situazione
io vivo a Napoli, l'incolumità della mia famiglia, eccetera, non posso abitare in Napoli, questo e quell'altro. Allora adesso che è stato designato come assistente VAR nella partita che giocherà l'Inter, si stanno scatenando tutte queste polemiche. Allora voi o ci siete o ci fate, perché dico io, al di là che sei l'assistente VAR e quindi sei l'ultima ruota del carro praticamente, non è che diciamo sei l'arbitro in campo, un guardalinee, oppure il varista, il primo al VAR, sei un assistente VAR. Quindi perché scatenare tutte le polemiche? Allora io, per quanto mi riguarda, dico allora voi lo volete fare apposta per poi vendere milioni di copie e creare e mettere zizzane il giorno dopo per quanto riguardava poi le dichiarazioni di guida che non sono state fatte ieri sera, le dichiarazioni io non mi sento tranquillo eccetera, poi ci sarebbe da aprire un capitolo enorme anche sull'io non mi sento tranquillo e quant'altro. Allora poso tesserine, cioè vai sopra, posa la casacca e tutte le cose che devi posare, dici senti io non posso fare più l'arbitro perché non lo posso fare e basta, non mi sento tranquillo. Però poi quando venite chiamati a prendervi i 1.500, i 2.000 euro a partita, correte. E allora fate le persone serie e i professionisti, perché di professionisti si dovrebbe parlare, ma di professionismo ce n'è ben poco. Ovviamente in Serie A parliamo, perché gli altri campionati avranno, diciamo, i loro fatti nascosti e cose losche anche da altre parti, però ovviamente noi ci curiamo il nostro, perché il Napoli è iscritto al campionato italiano, altrimenti guardavamo un altro campionato e diciamo andavamo a concludere su altre cose se il Napoli ovviamente giocava in Inghilterra, o giocava in Spagna, o giocava in Germania e quant'altro. Detto questo, fate le persone serie anche per quanto riguarda la gestione, la gestione delle situazioni in trasferta, perché ho sentito anche cose molto infelici sui biglietti ricevitorie che chiudono prima, oh vai là, non ti fanno il biglietto e quant'altro, se ne stanno vedendo comunque di tutti i colori. Non dobbiamo tralasciare ciò che abbiamo di importante, ovvero la partita contro il Parma, perché la partita contro il Parma è l'unica cosa che dovrebbe contare in casa Napoli, ma credo che per quanto riguarda Conte e i calciatori sia proprio così. Le ultime da Castelvolturno, rifacendoci alle notizie e al video che ho visto praticamente tutto di Manuel Parlato sul suo canale YouTube, perché mi vado a rifare al video di Manuel Parlato perché ha caricato praticamente il contenuto finito l'allenamento direttamente a Castelvolturno, quindi diciamo che più veritiero di così non si può essere. E al di là di tutte le cazzate che sentiamo, Neres dal primo minuto, il dubbio di formazione per Antonio Conte, non c'è nessun dubbio di formazione. Almeno fino a ieri sera ci sono state due sessioni con abbondanti diciamo, contenuti video, perché la squadra ovviamente si è ritrovata in sala video per correggere le situazioni che abbiamo visto nell'ultima giornata di campionato a livello difensivo, per poi provare la formazione che abbiamo già visto. Un cambio. Gilmour e Lobotka ovviamente che non c'è perché è infortunato. Basta, il resto sarà la stessa formazione. Quindi non le cacciate le notizie ogni 3-2, ma gioca Neres e conta un dubbio con il 4-3-3 e potrebbe giocare e ce la fa e a 30 minuti e 50 minuti Manuel Parlato ieri al video che ha caricato ci ha fatto sapere che Neres ha dai 30 massimo 40 minuti nelle gambe, quindi sicuramente non verrà schierato dall'inizio, quindi non c'è alcun dubbio perché da qui a domenica non è che i 40 minuti di Neres arrivano a 90 minuti in 48 ore, non è così che funziona atleticamente, quindi non scrivete cazzate per poter poi marciarci sopra, non serve praticamente a niente. La formazione dovrebbe essere praticamente questa: Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Olivera, Spinazzola, McTominay, Gilmour, Anghissà, Politano, Raspadori e Lukaku.
semplice semplice, non c'è nessun dubbio di formazione. Che poi Neres possa giocare sicuramente qualcosina in più rispetto al piccolissimo spezzone di partita che abbiamo visto nell'ultima apparizione, questo sì, ma è una cosa normalissima, sta migliorando, si sta allenando, è normale che mette minuti nelle gambe, ma non è che in una settimana avevi 20 minuti e oggi sei arrivato che comunque puoi giocare 90 minuti più supplementari e battere pure i calci di rigore. Non è così che funziona, non è mai stato così a livello atletico, quindi potete anche risparmiarvele certe dichiarazioni. Ultima cosa, perché ovviamente tra i commenti ci siamo confrontati nell'ultimo video, le polemiche sull'allenatore, Conte, la panchina, la Juve, eccetera, eccetera. Ragazzi, non credete praticamente a niente. Io potevo tranquillamente marciare sulle notizie e fare alcuni contenuti sia ieri che l'altro ieri, ma non ci vado appresso per il semplice fatto che per come a livello umano è il mister che abbiamo oggi sulla panchina, ovvero Antonio Conte, state sicuri al 100% che a 2 giornate dalla fine, un punto sopra, non c'è nient'altro nella testa del nostro allenatore che andare ad azzannare il tricolore, ma nient'altro. Che poi se ne parlerà a campionato finito e Conte al limite se ne va, resta, vuole il mercato, non ti faccio il mercato, eccetera, eccetera, vedremo, saranno cose che poi concluderemo a diciamo discorso finito, sperando di aver poi cucito il tricolore sulle nuove maglie del Napoli. Questo mi aspetto un Parma un tantino più guardingo, perché guardando la classifica nella zona retrocessione il punto non è assolutamente da buttare per loro, per noi ovviamente è una sconfitta, anche se dici no, ma tu fai un punto, poi l'Inter vediamo, te ne Lazio, noi dobbiamo fare 6 punti e arriviamo a fine campionato, state sicuri, un punto sopra, perché l'Inter non perderà nessuna delle due partite, per quanto mi riguarda. È una mia sensazione, fatemi sapere come sempre la vostra opinione nei commenti, ci confrontiamo come sempre anche lì, per come sapete rispondo a tutti. Questo è un messaggio ovviamente per chi si vuole iscrivere o si sta iscrivendo in questo momento, fatelo pure. Se volete confrontarvi con me per quanto riguarda questo video, la sezione commenti qui sotto, rispondo praticamente a tutti i commenti. Sempre Forza Napoli, ci vediamo credo domani con un nuovo contenuto, più andiamo a ridosso del match e più andiamo ad analizzare ciò che può essere. Forza Napoli, ciao!